Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso ET, il canale dedicato ai retrocomputer e l'elettronica vintage. Se vi piace questo argomento potete iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Che cosa abbiamo qui dietro? Allora, questo è stato un acquisto un po' particolare. Ho avuto modo di conoscere una persona che si è approcciata a me tramite il sito internet, ha compilato il modulo di contatto e mi aveva detto che aveva due computer da vendere, in particolar modo un Commodore Plus 4 e uno Spectrum ZX81. Si chiama Ivan, è una persona molto gentile e me li ha lasciati a un prezzo molto interessante. Allora, a questo punto io li ho acquistati, anche se questi computer non sono testati, quindi potrebbero essere non funzionanti. Il venditore è stato molto onesto in questo, mi ha detto che non aveva modo di testarli, però per il prezzo che me li ha lasciati ho comunque deciso di acquistarli, anche perché fosse solo il ricambio della tastiera piuttosto che qualche circuito integrato della scheda madre, ne valeva sicuramente la pena. A parte ringraziare Ivan per il pacco che mi ha spedito e a un prezzo veramente molto interessante, quello che voglio fare adesso è aprire il pacco, quindi fare l'unboxing e poi provare questi due computer, quindi il Commodore Plus 4 e lo ZX81. Vediamo se funzionano. Il pacco sembra imballato molto bene, nel senso che si vede che è bello solido ed è anche di dimensione opportuna per contenere entrambi i computer. Vediamo se all'interno è davvero imballato bene come sembra. Abbiamo un po' di carta come imballaggio. Qua iniziamo a vedere il primo pacchetto. Sinclair ZX81. E qui c'è quest'altra scatola. Fare un polistirolo originale della Commodore in cui c'è, mettiamolo al contrario dai che è meglio, il bellissimo Commodore Plus 4. Con il suo alimentatore. Ha il connettore quadrato, questo qui. E c'è anche il certificato di garanzia, così non dovesse funzionare lo posso rispedire indietro a Ivan. Vediamo. Lo ZX81, eccolo qua, si apre dall'altro lato. Non voglio schiacciare troppo perché non vorrei rovinare con le forbici il computer se è qua vicino. Magari c'è poco spessore di cartone, no, ma invece eccolo qua, c'è anche su un adesivo. Beh, direi che adesso li possiamo provare a collegare al televisore e vedere se funzionano. Lo dico sempre, prima di accendere un computer vintage dopo tanti anni che è rimasto spento, bisogna testare le tensioni di alimentazione dell'alimentatore. Ho fatto diversi video in proposito, vi metto il link di uno di questi video in modo che anche voi prima di accendere il computer possiate testare le tensioni di alimentazione. Allora, per quanto riguarda questo alimentatore, io per fortuna ho già il mio, quindi l'alimentatore del venditore non lo utilizzerò. Però sappiate che per testarlo ovviamente vi occorre un multimetro digitale per provare le tensioni di alimentazione.
poi collegarlo sui vari piedini per capire in effetti qual è la tensione del 5 volt, del 9 volt in alternata, piuttosto che del 12, dipende dal computer, ogni computer ha le sue. In questo caso però io utilizzo un alimentatore che ho già testato funzionante, perché è quello del mio Commodore Plus 4 che ho già in collezione. Quindi possiamo semplicemente andare a collegare video, alimentatore, accendere e vedere se questo computer parte. Ah, vi ricordo, non è testato, quindi anche non funzionasse va bene lo stesso. È ovvio che spero che sia funzionante però. Connettore video. E invece di qua, no, qua dietro abbiamo il connettore di alimentazione. Attiviamo la tensione. Ho acceso il televisore e l'ho messo sull'ingresso audio video. Accendiamo il computer. No. Proviamo a cambiare l'ingresso audio video. Lo mettiamo su audio video 2. Non mi ricordo mai qual è l'ingresso della SCART e qual è l'ingresso del video composito. Proviamo. Eh no, purtroppo da schermo nero, Come mi potevo aspettare, avrà sicuramente qualcuno di quei 3 chip che salta, quindi o la CPU o il TED oppure il PLA, che poi erano quelli che ho dovuto cambiare sull'altro mio Commodore Plus 4. Cazzo! Niente, questo computer è solo per ricambi. Non so se lo riparerò perché già ne ho uno di Commodore Plus 4, in questo caso non so se lo riparerò, anche perché considerate che questi 3 chip di ricambio che normalmente si rompono su questo tipo di computer già costano più di 100 euro solo questi 3 chip, quindi non è detto che ne valga la pena di ripararlo. Però insomma, sempre un computer in più che in collezione. Rifacciamo la prova, non si sa mai. No, niente, è proprio morto. Allora, proviamo adesso il Sinclair ZX81. Dato che lo ZX81 che mi è stato venduto da Ivan non aveva l'alimentatore, allora utilizzo un mio alimentatore che ho già e con cui ho già alimentato il mio ZX81, per cui so che funziona egregiamente. Allora, televisione non è su audio video, ma in questo caso è canale analogico 36. Colleghiamo l'antenna e diamo alimentazione, incrociamo le dita. Allora, questo sembra funzionare, si vede malissimo, probabilmente perché è sintonizzato male il televisore, ma si vede il cursore qua sotto. Prima di continuare provo a sintonizzare meglio il televisore. Allora, un'altra cosa che posso fare è provare a cambiare il cavo video, quindi il cavo RF dell'antenna, perché magari questo qua è un po' sfigato anche lui, Vediamo un attimo se ne trovo un altro. Allora, il meglio che sono riuscito a ottenere è un'immagine un po' traballante, però vediamo se riesco a scrivere almeno il mio nome. Print, perché c'è la P di print, virgolette, giusto, perché stiamo parlando di basic. Oh cavolo, questo qua non so come si usi bene, quindi diamo nuova riga e facciamo prima, quindi P di print, shift, virgolette, A, me, te, o, virgolette. Perché ne mette 4 di virgolette? New line, niente. Vediamo se ci sono... Ah, qua c'è un'altra virgoletta. Quante virgolette? Non lo so usare, lo ZX81, quindi per questo. Veniamo e riaccendiamo, non so nemmeno come si cancella la riga. Print, virgolette, A, me, de, o. Oh, è andato.
Allora, il computer funziona, non si vede benissimo, ma non escludo possa essere la televisione. Quindi, dell'acquisto che ho effettuato abbiamo il Commodore Plus 4 che non funziona e abbiamo invece lo Spectrum ZX81 che funziona anche se non riesco benissimo a sintonizzarlo sul televisore, però come dicevo potrebbe anche essere il televisore, che si sa che con i computer vecchi, i televisori nuovi a volte non funzionano perfettamente. Inoltre questo qua non è il mio solito televisore che utilizzo per fare gli esperimenti con il retrocomputer, quell'altro ce l'ho in laboratorio a casa, invece questo qua ce l'ho in ufficio, ma ne sto cercando un altro proprio per tenere anche qui la possibilità di accendere computer vintage. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me a provare questi due computer, a fare l'unboxing e a testarli, vedere se funzionavano. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile in qualche modo, potete mettere un like, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Allora, per chi arriva fino alla fine del video a vederlo, tutto fino in fondo, ho provato l'alimentatore del Commodore Plus 4 che mi è stato venduto da Ivan, prima l'ho provato col tester ovviamente, e funziona perfettamente, tanto che sono riuscito a collegarlo col mio Commodore Plus 4, non quello del venditore che è qua dietro, ma con questo qua, e si accende. Quindi l'alimentatore funziona, il computer non funziona, invece lo ZX81 funziona. Ciao!